siamo di nuovo qui. Ciao Debai, come stai? Come state? Ah già, io mi scordo certe volte di avvicinare il microfono, quindi in caso ditemi se non mi sentite. Però insomma, siamo di nuovo qui a capire Active Directory, ancora, come sempre. E insomma, però dai, purtroppo è domenica, secondo me il fine settimana dovrebbe durare di più, tipo 4 giorni. 4 giorni di fine settimana e 3 di lavoro. Dai, si può fare. Non lo so se saranno d'accordo. Però insomma, continuiamo con la nostra fantastica, il nostro fantastico Claude. Vabbè, allora continuiamo da dove eravamo rimasti ieri. Quindi insomma abbiamo visto l'autenticazione, adesso vediamo l'enumerazione e altra roba. Insomma andiamo avanti, vediamo un po' cosa ci offre questa persona che ha scritto questo fantastico blog. E insomma, no, prima di tutto, allora, mi hanno fatto notare che c'è stata una vulnerabilità su Telegram. Vediamo se la trovo. Se voi ne sapete di più, sta roba, però non si trovano molte informazioni. Insomma, se avete più informazioni mandatemele perché vorrei capire meglio. Quindi il mio è un appello. Però dicevano forse che i dettagli si sapranno a luglio. Vedremo. Però insomma, enumerazione e qui chiaramente dicono che Blowdown è un tool fantastico, infatti. Però magari di Blowdown Oddio, no, in realtà potremmo parlare di... Ops. Ok. Potremmo parlare di Blowdown, però devo prendere... Ok, datemi un attimo che configuro Blowdown, perché il laboratorio, in teoria... ha un Blowdown già settato, già configurato, e oppure lo si può configurare. Il problema è che hanno resettato il laboratorio e ora non sono più admin, e quindi, cioè il mio utente non è più admin, e quindi usiamo quello che già c'è. Poi magari in un'altra live vediamo come si fa per raccogliere i dati, eccetera. Allora, datemi un attimo che devo entrare e chiaramente devo mettere le password. Ecco qua. Allora, cos'è Blowdown? Praticamente Blowdown, vabbè, è uno strumento che vi permette di vedere la mappatura diciamo degli oggetti di Active Directory.
quindi gli oggetti, gli utenti, eccetera. La cosa è che voi dovete usare dei collector prima, che praticamente dovete lanciare per prendere le informazioni. In questo caso, per esempio, si può usare Sharpound. Chiaramente qui c'è quello non compilato, quindi dovete compilarvelo. In altri repository si trova quello compilato, però dovete stare attenti a cosa scaricate, insomma, perché se poi lo eseguite non sapete cosa c'è compilato dentro. Però insomma poi magari lo vediamo più in là quando ci arriveremo. E praticamente qui potete o mettere i nodi, tipo che ne so, se mettiamo domain, non so se mi esce, sì, per esempio questo, per esempio, e qui vi dà anche le informazioni, tipo che è un gruppo, il suo ID e altre robe, insomma, se ci sono sessioni, e vedete qui che vi dà tutto il grafo con le informazioni. Poi ci sono anche, potete cercare per esempio se c'è un percorso. Ciao Demi, non pensavo fossi live, nemmeno io in realtà. No, vabbè, in realtà l'ho fatta oggi perché ieri è stata incredibilmente interessante. Non incredibilmente, però per me sì. Perché comunque grazie alle vostre domande ho imparato di più e quindi ho detto perché non farla anche oggi. E probabilmente durante la settimana non riesco perché chiaramente lavorando eccetera chiaramente non riesco a farla, però il fine settimana se riesco, perché no, così. E poi la cosa interessante è che potete fare anche delle query e solitamente ci sono delle query già fatte, tipo queste qua. E per esempio una più utilizzata è per esempio il percorso più breve al domain admin. Hai altre news sullo Zero Day di Telegram? No, in realtà no, tranne quello che vi ho scritto in chat su Discord, ste robe, però niente, io l'ho pubblicato ovunque, tipo ho pubblicato su LinkedIn, su Instagram, su YouTube, su TikTok, chiedendo a tutti se c'erano altre informazioni, però ancora nessuno mi ha risposto. Brutale, però no, non so molto. Vediamo, magari nei prossimi giorni esce qualcosa, magari si inizia a parlare un po' di più di quello che è successo, vediamo. Comunque la porto in live giovedì sicuramente e spero di avere più notizie. Però vediamo, vediamo, non ne ho trovati altri, purtroppo. Vediamo. Sono molto curiosa, sinceramente. Sono molto curiosa per vedere come funziona, perché come fa tramite uno sticker a diciamo eseguire codice, quindi cioè se davvero è che è del buffer overflow eccetera è interessante, quindi vorrei capire. Sicuramente c'è qualche libreria di mezzo, però vediamo, perché non vorrei anche che fosse magari una roba non vera, però mi sembra strano, cioè perché comunque sono ricercatori che fanno questo, quindi non lo so, però non lo so, vediamo se ci sono altre informazioni. Leo Dragon, ciao, non ci credo, è un sogno vedere una ragazza che porta contenuti di questo tipo, complimenti. Allora, grazie. Però quando io devo fare le polemiche, non ve la prendete. Però no, ci ho riflettuto a questa cosa, ci ho riflettuto un sacco. Il fatto è che secondo me non dovremmo più stupirci se c'è una donna che fa questi contenuti, no? Perché se no, cioè dovrebbe essere naturale ormai. Però capisco che non lo è. Però capisco.
capito? Però ci tenevo a dirvelo perché sono pazzerella. Ormai mi conoscete, sono pazzerella, io dico cose, non ve la prendete chiaramente, io lo dico con tutta la bontà dell'animo. Ah, su Twitch, sì, hai ragione, su Twitch hai ragione, sì, questo sì, effettivamente sì, hai ragione. Ciao, il Gian TV. Scusa l'ignoranza, ma cos'è? Vai tranquillo con l'ignoranza, anch'io sono ignorante. No, praticamente faccio dei laboratori su Active Directory, che praticamente, non so se magari lavori in azienda o non so cosa fai, praticamente come vengono gestiti, diciamo, tutti i computer magari di un'azienda grande, ad esempio con Windows. E questo, diciamo, siccome io sto studiando per una certificazione, questo è uno strumento che si usa spesso, ecco. Su YouTube è più comune sicuramente. Allora, io la faccio anche su YouTube in realtà la live, però non lo so se comunque è così comunissimo, cioè almeno in italiano. Anzi, se avete canali, ditemeli, perché non ne conosco tantissimi. Chiaramente quelli che conosco e che reputo validi ve li dico sempre in continuazione. Però se ne avete altri ditemeli pure, quindi, perché insomma servono anche a me in fondo, però sì, è così. E quindi siamo qui, vedete, qui abbiamo io principalmente inglesi, pure io, capito, però facendo il canale ho scoperto dei canali italiani che magari non so se conoscete, ve li dico sempre, ma non ho capito che è successo a Galeazzi qui, furto in cantinetta, ma non so, sapete qualcosa in più? Non lo so, io poi non ho visto il video. Comunque canali, ovviamente Simone, sapete, collaboro con lui per le cyber news e per altri contenuti, quindi ve lo suggerisco sempre. E anche Esadecimale, anche lui è in italiano e fa comunque contenuti abbastanza validi secondo me. Ah, Prime Radiant Security, pure quello, sì. Però... ah, eccolo. Però non lo so, cioè non ho visto troppi video di lui, però ho visto anche lui che fa questi moduli. Sì, ho visto... l'avevo iniziato oggi, poi non l'ho finito. Però insomma è per abbonati. E io faccio tutto gratis. Però sì, ho visto che fa tanta roba. E lui è anche su Twitch comunque, se non sbaglio. Quindi sì. Però sì. Vabbè, però lui magari è già da un po', no? Non lo so. 2014. Vediamo meno recenti. 8 anni fa. Incredibili. In italiano segue Reverse Security, sì, ok, però loro fanno più notizie, no? Se non sbaglio. Magari mi sbaglio, Vediamo. Reverse. Adesso l'ho scritto male. No. Ok, lo copio da qui. Anche c'è il 3. Eccolo qui. Loro, però... tipo, io vedo molto che fanno notizie più che altro o interviste, per esempio. Non so se magari prima facevano altro. Non so, ditemi voi. Security Chart, sì, c'è anche la community su coso, su Discord. E anche loro fanno su Twitch, adesso ho visto su Twitch che stanno facendo qualcosa. E 0x Pro, questo non lo conosco. Ah, Mattia Brollo, ok. No, però non lo conoscevo a lui. Oh, io mi iscrivo.
Ah no, lui non lo conoscevo, interessante. Bello, bello. Porti anche CTF su Twitch? Sì, prima o poi sì. Prima o poi ho intenzione di farle. Però... Però vediamo. I video vecchi sono molto fighi, anche Robby 79 se non sbaglio. Però lui è tipo tutto a pagamento, quindi cioè vedi poco secondo me. Da quello che ho visto, poi ve l'ho detto, non li seguo più di tanto, quindi magari mi sbaglio, però da quello che ho visto è un po' tutto a pagamento. Vanno in deep su attacchi vulna, ma anche blue team. No, bello infatti. Però sul suo Discord si trova qualcosa. Ok, non ci sono su Discord. Quindi, ok. No, questo gli do un'occhiata comunque. Sembra interessante. Ah, però non fa video da un anno. Forse non lo sta... Vabbè che occupano tempo sti video, effettivamente. Ah, bello GeoGuessr. Molto carino. Adesso trattano principalmente notizie, prima erano in 2 a fare video sul canale. Ah, reverse security dici? Però sul blog è più attivo, fa qualcosina. Interessante, lo guarderò questo. Hack the Clown mi sta piacendo molto, anche se porta più dei tool o track per la sicurezza informatica. Questo non lo conosco. Però è inglese, no? Questo. Ah sì, reverse. Ah, trick. Ok, trick. Ok, bello, mi piacciono le copertine, devo dire, quindi mi ci scrivo. Ok, gli do un'occhiata anche a questo comunque. Sembra interessante, voglio sapere dove trova le immagini. Adesso. Belle, mi piacciono. Ah, lui fa tutto su Black Arch. Ok. No. Ok, no, interessante. Interessanti questi, li guarderò. Andiamo alle playlist. Ma se io clicco parte? Hackers are very skilled. Ok. Ok, gli darò un'occhiata, grazie. Vediamo. Oddio, 2 anni fa. Però bello, mi piace. Anche perché lo stile, diciamo, è meglio del mio, perché io non so montare, però potrei prendere anche ispirazione per il montaggio, quindi... Security Break, lo conosco, sì. L'ho visto su... da Mr. Rip. Vediamo, sì. È un ragazzo italiano che ha un podcast in inglese, gli ospiti sono molto interessanti però. Sì, lui lo conosco
perché era andato da Mr. Rip a fare un'intervista e poi insomma ho visto qualche video suo, però mi sa che non sta facendo più cose, no? Più recenti, l'ultimo è 2 anni fa. Un anno fa l'ultima live. Sì, però lo conoscevo lui. Vabbè, mi ci scrivo, così. Scrivo a tutti. Se ti interessano invece di ragazzi che parlano di cyber security, io seguo CyberMeddy. Sì, CyberMeddy la seguo pure io. La seguo, la conosco. E She Network. Vediamo chi è questo. She Network non la conosco. Vabbè, comunque in inglese ce ne sono parecchie. Comunque ce ne sono altre, ora non mi ricordo. Però ce ne sono altre, insomma. Ce ne sono di più rispetto all'Italia, ecco. Mettiamola così. Sì, anch'io l'ho conosciuto da Mr. Rip. Pasquale Stirparo, ora che ci penso. Ah, anche Pasquale Stirpare, ora che ci penso. Ok, lui non lo conosco. Ah, no, sì, avevo visto il suo video. È tipo che lavorava da Google, può essere. Sicurezza in Google, sì, sì, sì. Uno l'ho visto. Però non ha un canale YouTube, credo. O sbaglio? Vedete qui l'avevo visto. Poi è bellissimo. Vabbè. Che come suggerisce i video YouTube, vabbè, però insomma vorrei capire come li suggerisce ogni tanto. Però vabbè. Però no, gli darò un'occhiata ai canali che mi avete detto. Anche l'altra volta mi avete detto dei canali e li vorrei vedere, però non ho avuto tempo. Aia, faccio male ogni tanto. Allora, no, non ha canale YouTube purtroppo. Vabbè, sì. Vabbè, ci sta. Perché non sembra, io non ci ho mai pensato prima di iniziare a fare il canale, però ci vuole un sacco di tempo, veramente. Se uno comunque lavora, poi il tempo è quello che è. Però, insomma, non ci avevo mai pensato prima di farlo. Ma un po' come tante cose io le faccio, tanto per fare, poi mi accorgo quanto tempo ci vuole. Però vabbè, insomma, è anche divertente. Quindi, per esempio, no? Abbiamo, tornando un po' alla certificazione, super carina, ho fatto percorso più... Ciao, riesci ad aumentare leggermente il volume del microfono? Grazie. Ciao Greva. Sì, potrei farlo. Potrei farlo. Dammi un attimo. Allora. Così va meglio? No, forse è lo stesso. È lo stesso, mi sa. Ah, perché devo guardare da qui? Ops. Allora. No, però l'ho aumentato. Dovreste sentirlo di più, no? Però effettivamente qui
Però posso urlare se volete, cioè urlo tantissimo e mi sentite, perché in realtà è che parlo piano. Allora, aspettate, mi avvicino il microfono se riesco. Se non faccio danni micidiali. Ok, così. Forse così va meglio. È che il mio setup è un po' critico al momento. Però ce la farò, ce la farò. Vi giuro, sistemerò prima o poi tutto. A Pasqua, come dico sempre, a Pasqua farò tutto. Lo so, ho aumentato un po', però forse non cambia molto. Però potrei aumentare un po' il gain, se volete. Tipo così, forse mi sentite un pochetto meglio. Perché ho aumentato un po' il gain. Vediamo, lo aumento fortissimo. Però non so se si storpia poi. Però in teoria mi dovreste sentire un po' di più adesso. Ok, sì, va meglio. Ok, grande. Ok, non ho idea se mi sentirete male, però. Va bene. Ho un brutto rapporto con il gain. Però va bene. Cioè, più che altro non è che ho un brutto rapporto, è che non ne capisco moltissimo e quindi ogni volta provo a fare cose e rompo tutto. Storia triste, breve storia triste. Però ci provo. Finché il mio computer non si squaglia, va tutto bene. Però tornando qui, allora abbiamo preso il percorso più breve al domain admin e ovviamente ce ne fa un bel po'. Ora il mio utente... Ah no, qui non lo vedete il mio utente perché, per esempio, perché questa è stata fatta prima. Cioè, siccome nel laboratorio bisogna avere diritti di admin che non si hanno all'inizio e quindi li dovete poi trovare, hanno messo appunto un'istanza di Blowdown dove vedere appunto le cose. Però per esempio se noi vediamo uno studente qualsiasi, tutti gli studenti per esempio sono nel gruppo RDP user, perché vedete che c'è member of, e questo RDP user è admin su dcorp admin srv. Quindi cosa significa? Che gli RDP user hanno permessi di admin su questo computer e questo computer, ora io ve lo dico, poi man mano vedremo cosa significano, diciamo ha dei permessi di delegazione a dcorp dc, che è appunto il domain controller, che ovviamente ha il domain admin, che l'amministratore ha una sessione su dcorp dc che comunque è un domain admin, e quindi appunto noi in questo modo riusciremo ad arrivare ad essere domain admin e quindi ad entrare nel domain controller. E quindi insomma potete vedere ci sono anche altre strade, per esempio se avete questo utente o se avete questi utenti, e insomma quindi è un modo anche grafico per vedere il path che magari vi può essere utile, insomma. Ovviamente tutte queste cose le potete fare anche con dei comandi, no? Però insomma magari graficamente è anche un po' più semplice, quindi per questo. E ovviamente avete anche altri query. Per esempio ieri parlavamo di Kerberos, noi per esempio potremmo fare vai a vedere tutti come si chiama la piattaforma che stai presentando. Questa è Blowdown, questo qui, cioè in generale dovete installarvelo, però io sto usando una piattaforma in cui è già installato perché sto studiando per una certificazione, quindi me l'hanno già dato installato. Però più in là lo vediamo come si installa anche.
in caso serve a qualcuno. In caso serve anche a me, mi dimentico sempre come installarlo. Ogni volta lo cerco. E per esempio qui, quindi, vediamo che abbiamo 2 utenti che sono Kerberos. Ora, vabbè, altra storia. Forse è meglio questo perché... Ok, ho un errore. Bello. Ok, è morto. Morto male. Va bene. E per esempio qui, se torniamo a quello che avevamo visto ieri... Cosa significa? Questo pre-out sarebbe questo qui. Questa prima fase è il pre-out. E quindi molto spesso si cercano utenti che non richiedono questo... che non richiedono questo passaggio in modo da andare subito qui. Ovviamente poi li vedremo gli attacchi a Kerberos man mano, però insomma questi, quindi ci sono parecchie query che potete fare e online se ne trovano anche di altre che comunque potete aggiungere. Allora, mo l'hanno cambiato, quindi no, custom search, qui potete tipo aggiungerle, qui ne hanno aggiunte altre per esempio, però le potete aggiungere. Ora non mi ricordo come si fa, vediamo se lo trovo, tipo in administrator forse. Vabbè, non ho i ruoli, va bene. Una volta c'era un tasto qui dove si potevano aggiungere. Vediamo. Sembra figo, è quello che trovo su Git? Sì, c'è su Git. Vediamo se... se c'è il link direttamente da qui. Community Edition. Questo qui. Blowdown CLI. O come dico io, CLI. Questo qui lo potete installare. Dovete installare anche... c'è anche il Docker in realtà. Però insomma lo potete installare. Dovete installare anche Neo, che è il database. E poi insomma potete averlo. Però ve l'ho detto, dovete usare anche un collector che vi va a raccogliere i dati che poi dovete andare ad importare qui dentro. Poi magari più in là, ve l'ho detto, lo possiamo vedere. E in pratica che coso Blowdown è questo. Chiaramente molto più complesso, però non voglio stare qui a vedere tutto, anche perché non è che io conosco tutto di Blowdown. Però insomma è molto utile. Però piano piano andiamo a vederlo, impariamo. Vorrei trovare del materiale buono anche su Blowdown. Sicuramente c'è la documentazione, però vediamo. Posso chiedere perché certificazione stai studiando? Sì, sto studiando per la CRTP, cioè questa Certified Red Team Professional. Cosa è successo? Questa qui. E sto facendo i laboratori. Vediamo. Spero di farla. Ho tempo fino ad agosto, perché vi danno una possibilità di esame, però la dovete fare entro un certo tot. Ora forse entro 6 mesi. Non lo so. E io entro fine agosto, tipo, posso farla. Quella che mi hanno dato pagando la certificazione, insomma. Ovviamente potete comprare anche soltanto l'esame se volete, ci sono queste cose. E quindi questo. Poi vedete qui vi dà dei comandi per fare la numerazione manuale, e per esempio questi ve li posso far vedere. Per esempio ignorate quello che c'è scritto.
Per esempio net user domain, vedete, ci dà tutti gli utenti, oppure net group domain ci dà tutti i gruppi, vedete qui. O se volete un gruppo in particolare dovete mettere così, per esempio se cerchiamo il domain admin, non so se ci vogliono. Cos'è successo? Ah, wow, ho scoperto una roba. Per ora non la so togliere. Cosa ho premuto? Va bene. Ok, non so come toglierlo adesso. Vabbè, ricarichiamo. Ricarichiamo la pagina. Ok. Non ho idea. Interessante, vorrei sapere come l'ho fatta. Comunque, per esempio, per avere i membri di questo gruppo possiamo fare in questo modo. E poi net accounts domain enumera la password policy del dominio, che comunque è anche importante. E poi ci dice, nota, ecco qui ieri, ecco io ero arrivata qui ieri. Ed è interessante questo perché no, io non lo sapevo. Dice, nota che il comando net di default va sul domain workgroup se il work session non è un domain, se il computer non è un computer joinato al dominio. E io non sapevo questo, quindi gliel'ho chiesto a Claude. Vediamo se lo trovo, se no glielo richiedo di nuovo. È esattamente questo. E mi diceva che praticamente c'è questo workgroup che appunto è workgroup di default, e praticamente diceva che era il predecessore del dominio Active Directory, un modo più semplice e primitivo di raggruppare computer in una rete locale. E praticamente diceva, in un workgroup ogni macchina è completamente autonoma, gestisce i propri account, le proprie password e i propri permessi. Non c'è nessun server centrale, quindi nessun domain controller, nessuna autenticazione centralizzata, nessuna policy di gruppo. E se vuoi accedere ad una risorsa su un'altra macchina del workgroup, quella macchina deve avere un account locale con le tue stesse credenziali. È quello che trovi tipicamente in ambienti casalinghi o piccoli uffici con 2 o 3 PC. Appena l'azienda cresce ha bisogno di gestire, ovviamente passa ad Active Directory. Sì, vabbè, io facevo domande poi. Quindi praticamente dice, quando installi Windows su una macchina nuova e non la joini a nessun dominio, Windows la mette automaticamente in un workgroup chiamato workgroup. È solo un nome di default, non significa nulla di speciale, ecco perché il comando net lo mostra quando non sei in un dominio. E quindi appunto gli chiedevo, ma quindi io a casa mia i miei PC stanno dentro questo workgroup? E mi ha detto sì. E infatti se voi lanciate questo vedrete che il dominio è workgroup. Invece se io lo lancio qui, che è una macchina comunque joinata su un dominio, ci darà il dominio. Invece su una macchina senza dominio qui troverete workgroup. E sta cosa è stata per me illuminante. E quindi dice che net, se il computer non è joinato ad un dominio, prenderà sto workgroup. Così, vabbè. E poi vabbè ci dice, ci dà PowerShell. Io l'anno scorso ho preso la CRTE, che sarebbe lo step dopo la CRTP. Ottima certificazione con focus con OPSEC e attacchi avanzati cross domain forest. La CRTP è un'ottima introduzione al pentesting AD. Allora, SAM0, bello, complimenti. E sì, diciamo che io non so cosa prenderò dopo, cioè non so se continuerò con CRTE o qualcos'altro. No, in realtà vorrei fare
Red Team Operator, ma giusto perché l'ho comprata tipo anni fa e non l'ho mai fatta. E quindi vorrei farla, che comunque è un po' simile. È abbastanza simile, ci sono cose simili, però insomma l'ho comprata. Forse non è proprio così simile, ci sono cose un po' diverse. Però credo che dopo farò questa. Mi era piaciuta in realtà, avevo letto tutto il materiale, però poi non l'ho fatta, quindi credo che poi farò questa e poi boh. No, in realtà poi farò qualcosa di Cloud, probabilmente. Vediamo. Al momento sto facendo questo e comunque sto imparando un sacco di cose. E vediamo. Sì, la CRTO, il mio prossimo obiettivo, si basa più sull'utilizzo di C2 Cobalt Strike. Sì, esatto. Devo dire, bello strumento. Io avevo seguito il materiale, poi avevo iniziato i laboratori e Cobalt Strike, devo dire, molto bello. Molto bello come strumento, devo dire. Mi era piaciuto un sacco e quindi insomma credo che poi farò quella perché è molto interessante in realtà quella certificazione. Sì, Altered Security ha qualche corso sul pentest di Azure. Sì, però io ho comprato quelle di Actrix perché erano in offerta e quindi ho detto vabbè, me le compro. E ho preso queste 3 di Apprentice, che c'era un bundle, venivano molto di meno e quindi l'ho preso, e singolarmente costano, no, queste no, Apprentice, ok, queste 3 ho. Però queste mi sa che non c'è un esame, cioè solo il corso con il laboratorio, però non mi ricordo se c'è un esame. Forse c'è l'esame per gli expert. Questo mi sa di sì. Sì, un exam per gli expert. Vediamo questo. Un certificato. Queste non hanno un esame, quindi comunque le farei più per imparare di più sul web. Sì, vabbè, sul cloud. Quindi può essere che dopo che faccio sta certificazione mi metto a studiare ste robe di cloud e poi faccio la CRTO, perché comunque le ho comprate ma ho tipo un tempo limitato, mi pare, forse 2 anni per farli, ma non mi ricordo. Sì, li offre, è da qualche anno che li offre. Non li ho seguiti, quindi, cioè ancora non li ho iniziati, quindi non so come sono. Però ho visto che non ne parlano male, quindi vediamo. Poi li ha fatti comunque chi ha fatto Win Peace, roba così. È la stessa persona. Come si chiama? No, è la stessa persona che ha fatto questo, che comunque ha fatto Actrix anche, e che ha fatto anche Cloud Peace. Che carini, sono troppo carini. E che però non mi ricordo come si chiama. E quindi può essere che farò questi e poi si vedrà. Insomma, però li conosco per quello e per il loro Gitbook pieno di info. Sì, esatto, sì. Vabbè, hanno un sacco di cose comunque. Ci sta. Sono pure abbastanza conosciuti, quindi ci sta. E quindi continuiamo. E andiamo alla delegation. Vedete prima, se riprendiamo il path per il domain admin, vedete qui che c'era qui allowed to delegate, e queste sono le delegation che ci sono su Active Directory e sono di 3 tipi.
ce n'è allora una che è Unconstrained Delegation, e questa dice che è il metodo più insicuro, infatti è stata replicata, rimpiazzata nel 2003 da questa Constrained Delegation. Ciao Pollo. E ho chiesto anche questo a Claudino, vedete qui, io ho detto spiegami sta roba, e mi ha fatto pure delle analogie, bellissimo, cioè molto bello. E però prima ve le voglio dire, poi c'è la Constrained Delegation, e questo restringe i service account ad un servizio in cui loro hanno l'accesso, hanno il permesso di accedere. E poi c'è il Resource Based Constrained Delegation, che invece è stato introdotto nel 2012, e l'accesso alla risorsa è specificato dalla risorsa stessa invece del service account. Quindi il servizio specifica chi può delegare, e io diciamo mi sono confusa, ho detto cosa stiamo dicendo, e quindi io l'ho chiesto a Claudino, che mi ha fatto questa analogia e mi ha detto: immagina di andare in banca, visto che Kerberos era il cinema, adesso le delegation sono le banche. Immagina di andare in banca e dare la tua carta di credito ad un assistente perché faccia operazioni per conto tuo, la delegazione praticamente, no? E dice Unconstrained Delegation, dai la carta all'assistente e lui può fare qualsiasi cosa in qualsiasi banca per sempre, può anche prestarla ad altri. Invece Constrained Delegation, dai la carta all'assistente, ma la banca ha scritto sul retro, può usarla solo allo sportello A e allo sportello B. Lui non decide cosa può fare, lo decide la tua banca, il tuo capo, quindi l'admin della D. Invece il Resource Based Constrained Delegation è lo sportello stesso che decide chi può servirlo. Sul vetro dello sportello c'è scritto accetto deleghe solo da Mario e Giovanni, non è più l'admin centrale a decidere, è la risorsa stessa. Quindi insomma poi ovviamente mi ha dato i dettagli tecnici e mi ha detto anche per la resource based c'è un ottimo blog, Wanging the Dog. Ok, cerchiamolo. Ok, ho cercato cose strambe. Scheninger Labs. Ah, ok, questo qui. Ok, allora me l'ha tradotta, ma no. Ok, dice proprio come abusare di questa delegation, diciamo. Ok. Ah, bello, fanno i disegnini. Mi piace quando fanno i disegnini. Ah, ok, c'è anche il disegnino dell'Unconstrained. E questo che cos'era? Ah, ok, questo è come funziona Kerberos, quindi apre autenticazione, il TGT, il TGS e poi appunto l'autenticazione ai servizi. L'Unconstrained Delegation invece dice l'utente manda un TGS al servizio all'accesso per accedere al servizio con il TGT, e il servizio può usare il TGT dell'utente per richiedere un TGS per l'utente per ogni altro servizio e impersonificare l'utente. Quindi abbiamo il TGT, TGS glielo manda, poi l'utente si autentica con il TGS a servizio A e delega il suo TGT. Ok, ho capito che comunque
è il blog post con cui è stata introdotta la tecnica di abuso nella scena e va nei dettagli di vari tipi di attacchi. Ok, no, questo è super utile, grazie. Però vediamo, capiamo. Però molto interessante, perché qui dice e delega il suo TGT. Quindi come fa a delegare il suo TGT? Che io la do a... no? La do a Claudino e gli dico di spiegarmela. Vediamo cosa ci dice. Mi spiega sempre tante cose. Vediamo cosa dice. Sì. Ok, dice il flusso è Mario si autentica al DC e ottiene il suo TGT normale, lo abbiamo già visto. Mario chiede un TGS per service A e lo ottiene, anche questo normale. Autentica con TGS e delega il suo TGT, questo è il punto critico. Mario manda al service A non solo il TGS ma anche il suo TGT completo. Service A ora ha in memoria il TGT originale di Mario. Service A usa il TGT di Mario per chiedere al DC un TGS per Service B, come se fosse Mario stesso a chiederlo. Il DC non sa distinguere, il TGT è valido e appartiene a Mario. Service A presenta quel TGS a Service B, impersonando completamente Mario. La Kerberos Delegation è uno degli argomenti più complessi. Secondo me un ottimo modo per imparare è quello di crearsi il proprio laboratorio AD e vari testi. Sì, quello sicuramente, però diciamo io volevo prima capirli, diciamo, perché in realtà i laboratori li ho fatti, nel senso li ho fatti però non capendo tutto. Però diciamo ho detto voglio farli per capire un po' come funziona il tutto e seguendo comunque il materiale che c'era. Però poi ho detto vabbè, però poi adesso torno indietro e faccio le cose per bene, ecco. Pensavo di aver capito ma non ho capito. Ecco la verità. Però allora vediamo. Perché? Allora, cioè io pensavo fosse in maniera diversa in realtà, perché in Kerberos noi abbiamo questo, quindi noi siamo a questo punto con il TGS, però voglio capire come fa a delegare il suo TGT, il suo TGS. Ci vuole molto tempo ad interiorizzare tutto. Sì, infatti. Hai ragione. Ci vuole un po' di tempo. Allora dice forza il DC ad autenticarsi a Service A, il printer bug, vabbè. Nel frattempo su Service A aspetti il TGT del DC. Quando arriva lo inietti nella tua sessione, ora è il TGT. Ok, ho capito solo questo. Ok, aspetti che un DA si autentica quel servizio magari forzandolo tu stesso con il printer bug. Ok, no, non è quello che volevo sapere. Infatti dice
Il TGT è la chiave master di Mario, con esso puoi chiedere ticket per qualsiasi servizio nel dominio. Ok, e questo teoricamente l'avevo capito. Quando Mario lo consegna al service A, sta dicendo di fatto fai qualsiasi cosa per conto mio, verso chiunque. La cosa grave è che Mario non sceglie di farlo consapevolmente, è Windows che lo fa automaticamente quando service A ha la flag di Unconstrained Delegation. Mario non vede nessun avviso, nessuna conferma. Ok, torniamo qui. Quindi in questo caso vuol dire che me lo spiegano. Quando un utente si autentica ad un service account con delegazione configurata, viene mandato all'interno del TGS anche il proprio TGT. Ok, quindi con il TGT poi può chiedere altri servizi, giusto? Bello, mi sei piaciuto, mi sei piaciuto. Ciao, sovrano. Il nome è importante. Bene, bene, a te come va? Allora. Ok, sì, ok. Però l'unconstrained delegation sta sul servizio A, giusto? Sì, lo diceva Claudino. Sì, service A ha la flag di unconstrained delegation. E quindi in questo caso vuol dire che di corp admin service ha questo flag di allowed to delegate, in questo caso. Verso di corp. Oh, cosa ho fatto? Sì, ok. Grazie per confermare i miei dubbi. Ok, non posso toglierlo, vabbè. Ok. Però, se io inserisco il TGT all'interno del TGS, no? Che ci sta, perché il TGS il servizio lo può decifrare. Poi col TGT il servizio dovrà chiedere un TGS. Sì, ok, ok. E lo può. E però mica la chiave di sessione. Ah no, perché torna qui. TGT va a chiedere. Però l'username userà quello del servizio A o userà quello di Mario? Sovrano, non ho amici e le live mi fanno tanta compagnia. Mi dispiace. Mi dispiace, però siamo qui per farti compagnia. Ok, comunque diceva, tu hai compromesso service A che ha unconstrained delegation. Ok, quindi qui siamo a service A. Aspettiamo che un domain admin si autentichi a quel servizio. Ok, aspettando in questo modo. Quando arriva lo si inietta e lo possiamo usare. E diciamo ad alto livello è chiaro, però però no, la cosa, ecco, esatto, cioè allora ci siamo, service A ha il TGT di Mario in questo momento e quindi dovrà chiedere però
Ah, perché diceva ok, lo inietti il TGT e ora facendo in questo modo verrà richiesto poi il TGS al DC. Chiediamo. Io chiedo conferma. Dice c'è una sottigliezza interessante. Quando fai DC Sync con il TGT del DC, il flusso Kerberos normale avviene. Mimikatz usa quel TGT per chiedere un TGS per il servizio di replica AD, poi usa quel TGS per parlare con il DC e richiedere la replica delle credenziali. Il DC accetta la richiesta di replica. Vabbè, questa è un'altra roba, non andiamo su sta roba. Vabbè, no, non voglio morire oggi. Magari un altro giorno. Un attacco comune di abuso di unconstrained delegation è quello di forzare un DC ad autenticarsi ad un servizio con un unconstrained delegation compromesso. È quello che diceva qui, però poi faceva il DC sync. In quel modo il DC invierà anche il suo TGT che puoi rubare dalla memoria con Rubeos e compromettere il dominio con un DC sync. È esattamente quello che diceva qui. Che diceva appunto di compromettere, appunto, diciamo, abbiamo compromesso il service A, si aspetta che un domain admin si autentichi a quel servizio, magari forzandolo con un printer bug, si mette in monitor mode e quando arriva lo inietti e poi fai il TGT. Ah sì, giusto, il TGT l'ho già, l'hai rubato dalla memoria, giusto, mi ero confusa. Ok, cosa mandi al DC nella TGS request, cioè qui, perché noi giustamente il TGT lo abbiamo e quindi siamo qui. Però io voglio capire cosa mette come username, quale chiave di sessione utilizza, perché noi non ce l'abbiamo, abbiamo solo il TGT in quel momento. E infatti dice quando usi il TGT rubato per chiedere un TGS mandi il TGT di DC che hai rubato, un authenticator cifrato con la chiave di sessione contenuta nel TGT. Va bene, andiamo avanti. Il nome del servizio che vuoi, vabbè, quello sì. Il DC decifra il TGT con l'utente speciale che avevamo visto, trova la chiave di sessione dentro, verifica l'authenticator e rilascia il TGS, vedendo solo che DC sta chiedendo un ticket senza sapere che sei tu. Il TGT è già firmato dall'utente che si connette, sì, però qui quando si chiede il TGS gli si deve mandare anche sta roba. E sta roba viene cifrata con una chiave di sessione, quindi in questo caso cosa si manda? Però mi dice, aspetta,
Hai detto che l'authenticator è cifrato con la chiave di sessione contenuta nel TGT, ma quella chiave di sessione non la conosci tu, è dentro il TGT cifrato con l'account speciale, che non puoi leggere. La risposta è che quando Rubeos cattura il TGT dalla memoria di LSAS, cattura non solo il TGT ma anche la chiave di sessione associata, perché LSAS le tiene entrambi in memoria per poterle usare, quindi hai tutto il necessario per costruire un TGS rec valida. Ok, grazie. Il servizio Unconstrained Delegation deve solo far guardare TGT al DC per ottenere il TGS voluto. Sì, ci siamo arrivati. Quindi cattura tutto il necessario praticamente Rubeus. Non lo so. Bello, ok. Ci sta. La chiave di sessione è la tua quando inietti il TGT rubato? No, praticamente quando perché cosa succede? Prendendo anche l'esempio che faceva Sam Zero e anche Claude, praticamente cosa succede? Diciamo che noi abbiamo compromesso questo service A che aveva questo unconstrained delegation, quindi noi siamo qui. Noi qui in questo service A ci mettiamo in ascolto per vedere di trovare qualche ticket di qualche domain admin. Quindi cosa succede? Noi ci mettiamo in ascolto con questo comando e non mi ricordo se abbiamo parlato ieri di Rubeus, però anche qui è un tool utilizzatissimo, questo qui, dove appunto ha un sacco di roba per questi ticket, Kerberos e delegation e roba, quindi vi consiglio di vederli. Questo qui praticamente cosa succede? Lui si mette in monitor mode, quindi in ascolto sul servizio A, e poi si forza un domain admin ad autenticarsi al servizio A, e tipo in questo caso usa questo strumento anche qui. È uno strumento anche qui che io non lo conosco benissimo, questo strumento, però insomma forza il domain controller ad autenticarsi al servizio A. Questo è un bug conosciuto, il printer bug, dove appunto si può si diceva che è un servizio, gestione del servizio per job di print e cose del genere. È un hackerino, controllando un dominio, può con delle specifiche call triggerare questo servizio spooler e quindi fare un'autenticazione, detto brutalmente. E praticamente noi mettiamo in monitor mode, forziamo un'autenticazione. Quando il monitor mode, quindi con Rubeus, ve lo dico sempre in maniera diversa, trova il ticket, noi cosa succede? Quando, anzi, in monitor mode Rubeus, cambio sempre, trova sia il ticket ma anche la chiave di sessione, quindi avremo tutte queste due. E quindi poi, facendo questo qui, stiamo iniettando il ticket e la chiave nella sessione. Quindi in questo momento noi avremo sia il ticket del domain admin e sia la chiave di sessione, quindi queste cose che abbiamo. Quindi possiamo andare al domain controller e dirgli: guarda, io ho ste robe, voglio fare ste cose. E in questo modo, quindi, quando andremo a fare questo, noi andiamo a chiedere il TGS al domain controller, impersonificando il domain admin. Chiaro? Cioè, carina. Poi constrained delegation e resource based delegation sono due altre bestie. Non me lo dire, dai. Però tutto sta qui nel rubare il ticket e forzare l'autenticazione.
Quindi ok, ci sta. E questo lo possiamo fare perché con l'Unconstrained Delegation noi non abbiamo limiti, cioè possiamo loggarci, possiamo richiedere tutti i servizi che vogliamo perché appunto non abbiamo non ci sono limiti, quindi possiamo impersonificare tutti gli utenti di cui però possiamo rubare il ticket, ovviamente. Senza il ticket la sessione, cioè se qui non riusciamo a fare autenticare nessuno, nemmeno utilizzando questo, non possiamo utilizzarla, chiaramente. Ok, però penso che ci siamo con il l'unconstrained. Penso che possiamo andare avanti. È la delegazione più permissiva, infatti Microsoft ha introdotto Constrained Delegation e Resource Based come alternativa, che hanno molte più limitazioni seppur ancora abusabili. Sì, infatti lo diceva anche questo blog che dava proprio le date di quando sono state introdotte, però sì. Allora, volevo vedere cos'altro c'era qui, giusto per spiare un pochettino. Però vabbè, dai, facciamo il delegation oggi. Oggi delegation, così è più facile per me mettere di mettere il titolo alla copertina. Il titolo alla live. Di cosa si parla qui? Ciao Mela. E allora, noi stiamo parlando di Active Directory. Non so se tu sei nel campo dell'informatica o della sicurezza informatica, in caso ti spiego cosa sono. Però insomma parliamo di quello. Però una cosa non mi torna, perché qui diceva, non so cosa sia. Allora, praticamente Active Directory è come un modo per gestire i computer, per esempio in un'azienda. Si va a centralizzare tutto. So fare la parmigiana. Non è facile. Comunque, non sottostimiamo queste cose. Che per farla, ovviamente, io tipo non la so fare. Ma io non so fare niente in cucina. Non sono brava, quindi super stima per te. Però non mi è chiara una cosa, perché qui diceva Rubeo scattura il TGT dalla memoria di LSAS. Però io pensavo che tipo con il monitor mod era nella rete, cioè ok. Cioè io pensavo fosse più una roba tipo di sniffing, invece forse no. Cosa fa Rubeus Monitor? Bello. Non intercetta traffico di rete. Esatto, io pensavo facesse quello, invece non ci ho capito niente. Bene. Apre unendolo al processo LSAS con sé debug privilege. Ok, quello privilege debug di Mimikatz. E legge direttamente le strutture dati in memoria dove LSAS conserva i ticket Kerberos. Ok, sì, ci sta. Ogni secondo con intervallo 1, ok, controlla però controlla se sono apparsi nuovi ticket in memoria.
Quando il DC si autentica a Service A per via del printer bug, l'ESAS di Service A riceve e salva il TGT di DC e Rubius lo vede comparire. Ok, anche questo pezzo mi mancava. Rubius in monitor mode viene avviato sul computer che hosta il servizio con unconstrained delegation. Ecco, sì, ok, ci sono. Sì, non sapevo questa parte. Bello. Mela, io sto creando il mio blog con Claude, però ho paura che sia tipo hackerabile o fallato. Tu ti fidi? No, io non mi fido. Infatti c'è stata la notizia in cui parlavo anche la volta scorsa di Baudler, o come si chiama lui, di questo streamer Greenbound che ha fatto questa piattaforma online tutta con l'intelligenza artificiale, e però era piena di vulnerabilità. Infatti la cosa che io dico è che ci sta a provare, però se poi le mettete online dovete stare attenti, perché per esempio anche quando, per esempio, qui il problema era anche che c'erano dati sensibili, e se avete dati di persone poi entra il GDPR, che sono le normative che proteggono i dati degli utenti, quindi dovete stare un po' attenti, perché poi perché insomma, tipo, a lui non so se gli faranno una multa, perché comunque c'erano dati personali e ovviamente c'erano vulnerabilità, quindi bisognerebbe stare attenti, e soprattutto dovresti controllare o far controllare il codice del blog. Poi dipende cosa c'è in questo blog, però dipende, insomma. Era vulnerable by design il sito. Sì. Bella. Sì, esatto, Demi. L'ha voluto fare apposta, ecco. Erano feature, come si dice. Quindi, tornando qui, giustamente, perché noi comunque stiamo dicendo al domain admin di autenticarsi al service A. Ok, quindi ci sta che abbia il TGT. Ok. E come si fa a gestire queste vulnerabilità se non sai fare queste cose? Io, più che chiedere a Claude di controllare se ci sono bug, non posso fare. È un po' complicato questo. Cioè, dovresti seguire le mie live sul web. Insomma, no, è complicato, perché comunque ci potrebbero essere tante cose. Per esempio, in un blog, poi dipende come è fatto questo blog. Se poi non c'è niente di sensibile, sono soltanto delle pagine, per esempio, non lo so, visto che parlavi della parmigiana, ti faccio l'esempio della cucina, no? Se hai soltanto pagine di ricette, per esempio, la butto lì, il rischio è molto minimo. Cioè, perché più che altro non è tanto il problema del sito, ma dove lo metti poi. Quindi al massimo dipende dove lo metti, il problema è cosa c'hai insieme, cioè dove lo metti, no? Se tu lo metti su un server che hai altre robe sensibili, quello è un problema, però se lo metti separato, senza login, senza ricerche, senza niente. Claude suggeriva Vercel, ma mi sa che anche questo Butler era su Vercel, sai? Ora no. Mi sa, adesso non mi ricordo dove. Come si chiamava il tizio? Greenbound. Vediamo se questo, mi sa che c'erano più dettagli.
E forse... Però suggeriscono da Facebook, vabbè, da YouTube, per un blog semplice a quel punto è meglio farlo su Jekyll o qualcos'altro su GitHub Pages per stare sicuro. Su GitHub. E però se uno non lo sa fare, il problema è che Mela non fa questo, credo. Non lo so che background hai. No, non usavo Vercel. Però il problema... No, io scrivo soltanto. Non solo informatica. Ma il problema è cosa ci devi fare questo blog comunque. Perché qui il problema è che aveva un login con dati sensibili sulle persone che si iscrivevano. Volevo usare la I di Hostinger, ma ho scoperto che è molto limitata e quindi ho puntato a Claude, che dice di saper fare tutto. No, è unilaterale il mio blog, io scrivo soltanto. Ma se scrivi soltanto, sì, puoi usare GitHub Page e glielo butti lì, come suggerivano. Però devi capire come farlo. Tipo io ho il mio blog utilizzando GitHub e credo che anche Claude, se gli chiedi come si fa, te lo dice, e qui non dovresti avere problemi, cioè, perché se è soltanto un blog dove scrivi, questo sarebbe al posto di Vercel. Allora, Vercel io non è che lo conosco benissimo. Build and deploy the best. Sì. Vabbè, però è gratuito GitHub Page. La soluzione più affidabile è affidarsi per esempio ad Hostinger o a WordPress. Sì, però WordPress poi dipende, cioè dipende cosa usi, poi ci sono vulnerabilità. Hostinger non lo conosco sinceramente, quindi non ti so dire su Hostinger. Però boh, il fatto è che sono a pagamenti, cioè a pagamento non so se vuoi pagare. Questo Vercel non so se è a pagamento, mi sa di no. Ah no, pricing, ok. Ah, OP, ok, c'è qui. Sì, vuoi usare anche Vercel, cioè sinceramente non so se qui in chat c'è qualcuno più informato su sta roba. Però tipo io ho usato GitHub Page. Praticamente devi creare un account GitHub e poi diciamo mettere lì il codice, però forse è un po' più complicato se magari non sei del campo. Avrei pagato se fosse stato adeguato, ma è limitatissimo, quindi preferisco pagare Claude. Ma scusa, Hostinger è per mettere il tuo sito? Cioè Claude è un'altra roba? O no? Cioè, nel senso... Ah, tu forse usavi l'intelligenza artificiale di Hostinger per provare a creare il sito. Ah, Hostinger ti offre una VPS. Offre l'iBuilder. Ah, ok, non lo sapevo. Mi preoccupava più essere hackerato o qualcosa del genere. Volendo gratuitamente puoi pubblicare delle pagine su Notion. Ah sì, volendo fai Notion e pubblichi lì. Sì, qui puoi mettere le pagine e pubblicarle. Certo, non è...
non è proprio tipo un sito web, nel senso come proprio, non lo so, tipo qui, però lo puoi fare. Cioè, non so, io non ho mai pubblicato pagine su Notion, però alla fine lo puoi fare. Ciao Sam Zero, grazie, ciao. Però insomma, prova a vedere. Però, cioè, se sono pagine così, senza niente, è molto difficile che ti hackerano, ecco. Questo volevo dirti, perché il problema è quando poi si hanno login o quando hai magari, che ne so, degli input che sono tipo, che ne so, la ricerca magari di qualcosa. In quel caso allora devi stare attenta, perché comunque potresti avere problemi. Questo. Sì, sono articoli, libri, fumetti, cose di questo tipo. Sì, ho capito, è molto statico, quindi molto... cioè, è tipo questo, dove ci sono questi articoli e basta. Secondo me è molto difficile avere un attacco in questo modo. Cioè, ci potrebbero essere degli attacchi, però poi dipende come lo configuri. Se comunque, che ne so, anche Vercel te lo configuri in maniera corretta, allora lì non dovresti avere problemi. Però non so, non sono esperta in queste robe io. Il pannellino admin può essere attaccato con il mio login. In quel caso, se per esempio, se non si controlla, ti faccio un esempio stupido, però se per esempio il login magari non controlla la password, cosa proprio incredibile, non controlla la password e io metto soltanto l'username e mi autentico, o se magari si può andare oltre il login senza inserire le credenziali, robe così. Io faccio test sui siti web, diciamo, di sicurezza, però non li creo, quindi non sono espertissima in tutte queste tecnologie per, diciamo, fare anche dove mettere i siti. Ah, è vero, Demi, forse la soluzione migliore è pubblicare su Substack. Hai ragione. Sì, non è una cattiva idea, puoi farlo qui. Qui puoi mettere articoli, ti fai l'account e puoi mettere articoli. Per esempio, questo è una pagina, una persona che seguo e per esempio ha messo qui un articolo su alcune cose. Ah, Substack sarebbe in parallelo. E vabbè, perché non puoi usare solo questo? Però effettivamente questo è interessante, bello. Ok, intanto andiamo a vedere il constraint delegation. Torniamo alla nostra delegation. Ops, cosa ho fatto? Me la prendo qui. Allora, constraint delegation. Cosa è successo? Ok. Qui allora eravamo a constraint delegation dove non abbiamo che adesso possiamo fare tutto, ma invece si limita l'account ai servizi a cui può accedere. Quindi rispetto a prima che potevamo fare tutto, qui il service A può soltanto
delegare ad alcuni servizi. Quindi se abbiamo servizio B e servizio C, però service A può solo delegare a service B, noi non possiamo chiedere un ticket al service C. Ma questo lo chiediamo a Claude perché vogliamo una conferma. Comunque io lo so che domani ho già dimenticato tutto quello che ci siamo detti sull'unconstrained delegation. Cioè, mi sento la memoria molto molto limitata. Vediamo. Ok, ha detto ho capito perfettamente, proprio siamo avanti, siamo proprio avanti. Ok, con constraint delegation il domain controller controlla la lista, vabbè questa MSDS allowed to delegate to, di service A, prima di rilasciare il TGS. Se service A ha nella lista solo Chief Service B, il DC rilascia il TGS solo per quel servizio e rifiuta qualsiasi altra richiesta. E qui ci fa l'esempio: richiede per Service B, controlla la lista, ok, controlla per Service C, non c'è e viene rifiutata. Ok, quindi abbiamo già dei limiti qui. Ci dice l'unica eccezione, c'è una variante chiamata Protocol Transition Trusted to Out for Delegation, dove service A può usare, oh no, qui partiamo male. Non so come si legge questo S4, c'era un nome, ora non mi ricordo più come si pronunciava, questo S4U2 self, per impersonificare, personare, ok, qualsiasi utente verso se stesso, anche se quell'utente non si è mai autenticato con Kerberos, ma anche in questo caso può delegare solo i servizi nella sua ok, vabbè, non ci interessa al momento questo protocollo transition. La cosa che ci interessa è che abbiamo una lista di servizi e possiamo creare ticket soltanto per quei servizi. Ok, però il resto è simile. No, dov'era? Cioè anche qui noi saremmo, ok, vediamo, così vediamo come si può fare. Vabbè, qui è andato un po' largo, vabbè, lo leggiamo. Allora dice il contesto: sei un hackerino, hai fatto phishing a un dipendente e hai una shell su PC Mario, un normale PC utente nel dominio corp.local. Mario è un utente standard, nessun privilegio particolare. Fai ovviamente una ricognizione iniziale, va a vedere tutto. Ok, va a vedere un po' di roba, diciamo, e per esempio va a vedere anche l'unconstrained delegation e il constrained delegation della macchina in cui è loggato Mario, e lo fa così. E vabbè, poi vede gli ACL, vabbè, altra roba, lo faremo in futuro. Trovi questi risultati interessanti. SVC-SQL ha un SPN target Kerber hosting. Ok, questo è un po' troppo, però vediamo che print service ha constraint delegation verso file service. Ok, questo non ci interessa.
Diciamo, in qualche modo arriviamo a questo SQL service che ha il constraint delegation verso questo. Ah no, questa è un'altra roba. Ok, no, scusate, questa è un'altra roba. Ah no, ok, ci troviamo in questo. Ok, l'ha presa un po' lunga, però facciamo caso, noi arriviamo a questo service SQL che ha un... No, aspetta, ma confuso, ma dove siamo con questo? Constraint. Mi sto chiedendo, vediamo un po' un esempio dove abbiamo compromesso service A e a constraint delegation verso service B. Cosa possiamo fare? Perché lì la prendeva troppo larga e impazzivamo. Vabbè. Quindi web service, non so perché non vuole usare web service A, forse perché gli ho detto se è un caso concreto. Vabbè. Vedete, rompo tutto. Allora, noi service web service è un server web IS e gira con l'account service web @corp.local. File service, che è il service B ed è il file server, vabbè, gira come questo. E service web a constraint delegation verso file service. Hai compromesso. Ok, noi siamo nel service A, quindi ve lo chiamo service A perché è più facile. E quindi va a verificare se c'è qualche constraint delegation e vediamo che appunto service web, però è strano perché è l'account ad avere constraint delegation, quindi vedete qui questo è minuscolo e sta ad indicare l'account. Ci sta. Ok, adesso glielo chiediamo. Quindi vediamo che c'è questa delegazione e noi siamo local admin su web service, quindi posso leggere LSAS e quindi qui chiediamo le chiavi. Ieri l'abbiamo visto, erano le chiavi di Kerberos, le encryption key che ci servono appunto per impersonificare quella persona. E poi dice impersoni DA verso file service. Qui è complicato, mo. Usi questo S for you to self, ecco come si leggeva, e service for you to proxy, per ottenere un TGS valido per administrator verso file service. Ok, sono totalmente confusa adesso, ve lo dico, come sempre. Però vedete qui, anche qui andiamo ad ottenere un TGS e quindi fa Rubio service for you user service web. La cosa importante, e qui ovviamente c'è la S256 che abbiamo preso da questo comando, e andiamo ad inserire quale utente vogliamo impersonificare, su quale servizio, su quale SPN, e PTT è per il ticket, mi pare.
quello che succede internamente. C'è questo service for you to self, dove Rubius chiede al DC un TGS per administrator verso SVC web. E questo gli va bene al DC perché service web ha trusted throughout for delegation e quindi gli rilascia il TGS. Questo è difficile. E poi prende questo service for you proxy per presentare quel TGS, chiede al DC un TGS per administrator verso file service. E visto che SVC web ha nella sua lista di allowed to delegate to il file server, allora il file service, allora glielo rilascia. Però io non ho capito sta cosa, cioè praticamente la cosa con questo attacco è: prima si chiede un ticket per il computer, il servizio che abbiamo compromesso, quindi abbiamo chiesto prima di tutto un TGS per l'utente administrator verso il computer che abbiamo compromesso. Però questo non ho idea di cosa significhi. E poi con quel ticket chiediamo un altro ticket per il servizio che ci interessa. E ci dice: non hai mai visto la password di administrator, non hai fatto nessuna pre-out come administrator, il domain controller ha rilasciato il TGS perché service web aveva il permesso di delegare verso file service e tu avevi l'hash di service web. Ok, però gli chiedo di spiegarmi meglio questo. Allora ci dice: il problema di partenza. Vuoi un TGS che dica administrator e autenticato verso file service, ma per ottenerlo con self for you to proxy, il DC richiede come input un TGS che provi che administrator è già autenticato da qualche parte. Ok, quindi a noi serve administrator. Quindi non possiamo loggare, cioè non possiamo fare questo. Ciao Maurizio Sparta, top, congratulazioni, argomento non facile da trattare. Sì, infatti tra poco mi viene mal di testa probabilmente, però ce la faremo, sono sicura. Però grazie. Allora dice: in un flusso normale, perché dice non puoi chiedere direttamente un TGS per un utente a caso verso un servizio a caso. Ok, così informazione forse non capisco. In un flusso normale quel TGS esiste già, perché administrator si è autenticato lui stesso a service web, ma tu sei un hackerino. Administrator non si è autenticato a service web, quindi quel TGS non esiste. Quindi questo self serve esattamente a crearlo dal nulla. Rubius dice al DC: administrator si è autenticato a service web tramite un metodo non Kerberos. Dammi un TGT che lo provi. Il DC risponde: service web ha la flag
Grazie Maurizio Sparta. È la prima volta che mi donano dei soldi. Top, non mollare. Grazie. Top tu. Grazie mille. Ti metto un cuoricino. Allora, il DC risponde, quindi c'è service web ha la flag trusted to out for delegation, significa che mi fido di lui quando dice che un utente sia autenticato. Ecco il TGS. Il TGS che ottiene dice administrator autenticato verso service web, non è un TGS per accedere a file service, è solo una prova di autenticazione verso service web stesso. Ovviamente administrator non sa che esiste, non lo ha chiesto lui, sì, questo sì. Ok, e poi con invece questo proxy utilizziamo quel TGS invece per accedere al servizio che vogliamo, e questo diciamo è chiaro. La cosa che non mi è chiara, ditemelo se non vi è chiara, ci torniamo e ci sono, cioè nel senso, ho capito quindi che dobbiamo creare un ticket per autenticare administrator sul servizio che abbiamo compromesso, però deve avere questa flag ovviamente, perché se no il DC non si fida. Dice, però è interessante, dice, questa è la parte perché DC accetta self senza che administrator lo sappia. Questa è la parte che sembra strana. Il DC crea un TGS per administrator senza che administrator lo abbia richiesto. Lo fa perché trust to out for delegation è esattamente questo, una flag che dice al DC fidati di service web quando ti dice che un utente sia autenticato da lui, anche senza prova Kerberos. Perché qui, da quello che ho capito, noi non siamo qui, cioè noi non stiamo facendo il pre-out, quindi a noi serve questa flag per dire questo utente vai tranquillo, sei già autenticato, non ti preoccupare, tu preoccupati solo del TGS. E dice questo è di design, non è una vulnerabilità, torna il design, è il meccanismo pensato per servizi che ricevono autenticazioni non Kerberos come form web o NTLM. Il problema è che se un hackerino compromette service web può invocare sto coso self per qualsiasi utente del dominio, incluso administrator, senza che quell'utente abbia mai toccato service web. Ok, credo un pochino di aver capito, però io voglio capire, ma mi serve necessariamente administrator o potrei usare service for, come si chiama? Non lo so. S for you to self con un altro utente. No, non ti serve necessariamente administrator. Puoi usare qualsiasi utente del dominio. La scelta dipende da cosa vuoi fare su file service. Ok, ci sa. Self accetta qualsiasi username valido nel dominio. Il DC non verifica se quell'utente ha effettivamente accesso a file service. Rilascio il TGS comunque. Sarà file service a decidere cosa può fare quell'utente quando presenta il ticket. Esempi pratici. Ok, mi piace. Esempi. Se vuoi accesso completo a file service, usi administrator o domain admin. Ok, perché ovviamente se dobbiamo fare un attacchino, diciamo, vogliamo i massimi privilegi, giustamente, c'è senso.
accesso totale a C, puoi dumpare l'SAS, muoverti lateralmente. Se file service ha una share file service HR, come volete, accessibile solo al gruppo HR, usi un utente HR magari per esfiltrare documenti senza fare rumore con un account privilegiato. Chiaro, perché gli account privilegiati sono più controllati, giustamente. Se vuoi fare meno rumore possibile, usi un utente normale che ha accesso legittimo a file service, l'accesso sembra completamente normale nel log. E qui ci fa alcuni esempi di impersonificare persone. Ci sta. Unica eccezione: gli utenti nel gruppo Protected Users non possono essere impersonificati tramite questo self. Il DC rifiuta la richiesta. È una delle protezioni che Microsoft ha aggiunto proprio per mitigare questo tipo di attacco. Nella CRTP raramente trovi account DA in Protected User, ma è da tenere a mente. Ora, i Protected User sono dei gruppi degli utenti che appunto hanno molti privilegi e quindi sono protetti. Ve lo faccio spiegare meglio da Claudino. Esatto, un gruppo di sicurezza speciale introdotto in Windows Server 2012 R2 che applica automaticamente una serie di restrizioni agli account che ne fanno parte, senza bisogno di configurare nulla manualmente. Ok, l'idea di Microsoft era creare un gruppo dove metti gli account più sensibili, esatto, domain admin, amministratori, SEO, e Windows automaticamente li protegge da tutte le tecniche di attacco più comuni. Cosa blocca concretamente? Niente NTLM. Ricordatevi, l'NTLM era il metodo di autenticazione più vecchiotto. Gli account in Protected User possono autenticarsi solo con Kerberos. Se un servizio supporta solo NTLM, l'utente non riesce proprio ad autenticarsi. Questo blocca pass the hash completamente. Non puoi usare l'hash NTLM per autenticarti perché il DC rifiuta NTLM per quell'account. Niente RC4 in Kerberos, possono usare solo AS, questo rende Kerberos hosting inutile su questi account. L'hash RC4 per quell'utente. L'hash RC4 che ottieni non funziona. Niente delega, gli account in Protected User non possono essere delegati da nessuno, né unconstrained, né constrained e né questo self rob. Questo è il motivo per cui non puoi usarli con il nostro attacco di prima. Con il nostro, siamo amici. TGT dura solo 4 ore invece delle solite 10. Niente credenziali in cache. Windows normalmente salva un hash delle credenziali localmente per permettere il login offline. Con Protected User questo non succede. Se il DC non è raggiungibile, l'utente non riesce a loggarsi. Perché non viene usato ovunque? Ha degli svantaggi pratici che scoraggiano l'adozione. Chiaramente, se un servizio usa NTLM e metti il suo account in Protected User, il servizio smette di funzionare. E spesso gli admin non sanno quali servizi usano NTLM finché non si rompono. Ci sta. Il login offline non funziona, problema per laptop che escono dalla rete aziendale. Richiede che tutti i DC siano almeno Windows Server 2012 R2. In pratica negli ambienti reali trovi Protected User quasi vuoto o con pochissimi account, proprio perché richiede test accurati prima di aggiungere account critici. E infatti nella CRTP non ce n'è. Se io provo questo, infatti è vuoto. Ok. E quindi diceva che appunto se sono utenti protetti non possiamo fare questo self. Quindi mettiamo caso che questo administrator era in un protected user, noi non potevamo fare questo attacco praticamente.
Ok, però cioè, ci sono più o meno, credo di aver capito. Cioè, la cosa è che prima va chiesto un servizio per se stesso, per il servizio che noi abbiamo compromesso, perché ovviamente noi abbiamo compromesso con un altro utente, e poi chiediamo il ticket per impersonificare quell'altra persona in un altro servizio. E ovviamente Service A però deve avere il permesso di delegare su quel servizio, se no non possiamo farlo. Però la cosa che gli volevo chiedere è se mi dava un esempio di questa flag come output di un comando, per capire come... Ah, però possiamo vederlo anche... Vabbè. Lo so, io gli chiedo sta roba, vediamo cosa ci dà. Ok, qui ci dice... ecco due output realistici. Che poi questo protocol transition era quello che ci diceva prima, ma io ho ignorato, ho detto vabbè, non è cosa. Però in realtà serviva a quanto pare. Vabbè. Allora, qui ci dice get domain user. Ah, magari lo posso usare, chissà se qui c'è qualcosa. Per esempio qui, ok, stiamo chiedendo il trusted. Non sono sicura questo cosa fa. Cioè get domain user dai domeni degli utenti del dominio. Però trusted to out è un filtro che PowerView applica internamente quando fa la query LDAP al DC. PowerView traduce il parametro in un filtro LDAP che cerca tutti gli oggetti utente che hanno il flag trusted to out for delegation. Ok, quindi cerca gli utenti. Ok, qui vabbè, vediamolo, dai. Settato nel campo user account control, visto che comunque l'EDAP l'abbiamo visto ieri, quindi cos'è user account control? È un attributo numerico su ogni oggetto utente in Active Directory che contiene una serie di flag binari. Ogni bit rappresenta una proprietà dell'account. Alcuni esempi. E ci fa questi esempi, tipo questo è il trusted to out for delegation. Sono flag binari, si sommano tra loro. Un account disabilitato con password che non scade avrà questo perché è disabilitato, e poi account lockato questo, e quindi il risultato sarà questo, e quindi questo avrà questo risultato. Lo so, molto pazzesco, ecco, diciamo pazzesco. Quindi la query che farà sarà questa. Semplice, no? Chiaro, mi sembra tutto chiarissimo. E fa object category person più object user solo utenti, quindi questo qua. Poi va a vedere con questo hanno almeno un servizio nella lista di delegation, perché abbiamo una lista qui, e questo user account control con tutto sto numero hanno il bit trusted to out for delegation settato a questo, che sarebbe, questo è il decimale di questo binario, cioè
questo. Però scusate, qui aveva detto che era questo. Perché adesso abbiamo questo? Vediamo, vedi. Però qui non c'era, quindi non posso farlo. Vabbè, proviamo ad eseguire sta roba, dai. Però in teoria non dovrebbe esserci niente. Ah no, invece abbiamo robe. Ah, abbiamo questo web service. Può essere che questo web service veramente ha qualcosa, e anche questo admin service. Vediamo su Blowdown anche. Facciamo un doppio controllo. Tanto vediamo cosa succede. Allora, volevo vedere... allora, qui ci dice web service e di corp admin service. Ah, questo di corp admin service, vedete che è vero allora. Cioè noi qui abbiamo allow to delegate ed effettivamente facendo sta roba insensata ci trova questo. Però voglio capire sta roba. Perché nella query si usa questo e non... Farà qualche somma. Però vediamo. Ah, si era sbagliato. Vabbè. Ah, ok. Questa era l'unconstraint. Ok, questo sarebbe un po' da verificare. Verifichiamo perché quando fanno così... verifichiamo subito qual è. Ok, ce l'abbiamo qui. Questo qui era 10. Ok. Quindi cioè 0, detto 10, però capite. Però qui vedete c'è il valore in decimale, quindi non dovete impazzire, quindi potete prenderlo da qui. Ovviamente se non volete fare sta roba c'è PowerView, che comunque PowerView basta importarlo così. Per esempio io ce l'ho... Ah vabbè. Ah no, scusate, non sono in Linux. Io per esempio ce l'ho su questa cartella, vedete qui PowerView, lo trovate anche su Git. PowerView su sì, PS1, su GitHub PowerShell Mafia, e lo potete prendere, copiare, metterlo, e poi per importarlo potete fare punto, che punto in PowerShell vuol dire importa, però è la stessa cosa di fare import module, e poi fate power up ps. La stessa cosa avviene se fate in questo modo. Vedete? È la stessa cosa. E così potete importarlo e usare poi quello che... e usare i moduli che ha. Per esempio, uno è proprio questo get domain user. Se voi andate qui, lo trovate. Vedete? Dov'era? Ok, mettiamo così e così. Vedete, sono le funzioni all'interno di questo PowerShell e voi le potete usare praticamente. Però insomma, così torniamo indietro. Insomma, così si può trovare questo Trusted to Out for Delegation se usate PowerView, e lo trovate qui.
e che quindi, se questo è true, possiamo utilizzare questo as for you to self. E quindi possiamo creare una prova di autenticazione per qualsiasi utente dal nulla senza che quell'utente si sia mai autenticato. E quindi possiamo fare poi tutto l'attacco. Se invece è false, come in questo caso, significa che questo account non può fare il as for you to self e quindi non può creare ticket per utenti arbitrari. Può delegare solo l'utente. Può delegare solo se l'utente si è già autenticato a lui con Kerberos e gli ha passato un TGS molto più limitato dal punto di vista offensivo. Ok. Ci sta. E quindi appunto, come dice qui, se qui è falso, l'utente deve essersi autenticato. Quindi se noi accediamo come Mario, possiamo fare solo un TGS per Mario. Però chiediamo. Se trusted to out for the delegation è falso, io ho compromesso service A, allora potrò chiedere un TGS solo per Mario in service B. Ciao, l'apostrofo eclettico, bel nome. Dove hai studiato? Io ho studiato in Calabria, all'università in Calabria. Ho fatto l'università lì, l'università della Calabria, e niente, è questo. E ho fatto informatica. Allora dice sì, esatto, ma con una precisazione importante. Con trusted to out for delegation false non puoi usare self, quindi non puoi creare una prova di autenticazione dal nulla. Puoi usare soltanto il proxy, solo se hai già un TGS di Mario verso service A. Cioè Mario si deve essere autenticato a service A con Kerberos e quel TGS deve esistere da qualche parte. Ok. Cioè questo ci sta dicendo: se noi compromettiamo un service, però poi non abbiamo un ticket di Mario che effettivamente sia autenticato a quel service, noi non possiamo comunque procedere con l'attacco. Se invece Mario si è autenticato, o magari noi abbiamo le credenziali e ci autentichiamo, allora abbiamo il ticket e possiamo creare poi un TGS per Mario. Esatto, qui dice il flusso concreto: Mario si autentica normalmente a service A durante il suo lavoro quotidiano. Quel TGS finisce in memoria su service A, tu hai compromesso service A, quindi puoi rubarlo, facendo appunto il dump del servizio con Rubeus. Ora hai il TGS di Mario verso service A. Lo usi come input per S4U proxy e lo mettiamo qui, ticket, e qui poi mettiamo il service che vogliamo. Il DC controlla due cose: il TGS di input è valido e appartiene a Mario, e service A ha file service nella lista allowed to delegate to. Se entrambe sono ok, rilascia il TGS per Mario verso file service. Ok, quindi qui ci sono un po' di cose da controllare. Dobbiamo controllare prima di tutto se abbiamo questo trusted to out for delegation. Se non ce l'abbiamo, non possiamo fare un ticket. Dov'era? Un TGS per il service A per qualsiasi utente.
Se ce l'abbiamo, invece possiamo farlo per qualsiasi utente e poi in entrambi i casi comunque possiamo impersonificare la persona, l'utente. Sei Airbrush? No, non sono Airbrush, no. No, ho capito, però no, non lo so. Qui lo diceva il protocol transition, infatti. Vabbè, noi abbiamo un po' anticipato. Allora, questo poi ve lo metto comunque in descrizione perché è molto utile. Molto utile. Ok, allora. Ora ci manca l'ultima delegation. Ce la stiamo facendo. Molta fatica mentale, ma ce la stiamo facendo. The other constraint delegation. Ok, no. Voglio solo resource. Ok, skipping. Qui lo diceva, skipping il se as for you to self. Che è un po' quello che abbiamo detto. Ok, non sto a leggere tutto di questo. Lo leggeremo andando avanti, però vediamo. Volevo il resource based constraint delegation, ok. Però è interessante questo. Cioè questo articolo molto completo. Ok, però andiamo all'ultimo, resource based constraint delegation, e qui l'accesso alla risorsa è specificata nella risorsa stessa. Ok, interessante, sì, perché allora qui, ok, perché vedete la differenza tra risorsa stessa e service account, perché qui abbiamo il service account che è limitato, qui invece la risorsa. Però prima di passare alla resource based volevo chiedere una roba a Claude, perché essere settati all'account e non al servizio, cioè a service local e non a web service. Giusto? Dimmi la differenza tra i due. Ok, torniamo a account utente e account computer, che vedevamo anche ieri. Quindi queste flag e queste impostazioni stanno sull'account utente, che vengono creati per far girare i servizi. Come ieri, se abbiamo il database, girerà con un account utente per il database. Invece web service, con questo dollaro alla fine, è l'account macchina che è joinata al dominio, che dicevamo ieri. Però dice entrambi possono averli, sia account utente che account computer. Ok. Quando si usa l'uno o l'altro, un servizio come IS o SQL che gira con account utente dedicato avrà il flag sull'account utente. È una scelta dell'amministratore
usa un account utente perché è più facile da gestire, configurare e assegnare permessi specifici. Un servizio che gira come network service o local system usa implicitamente l'account computer della macchina. In quel caso il flag di delegation viene settato sull'account computer web service. Se il flag è su service web e l'utente, devi trovare la password o l'hash di quell'utente per fare service for you. Non ho idea di come si legga sto coso, fatemelo leggere. Service for user to proxy. Ok, quindi è service for user. Ok. Lo ottieni con Kerberos hosting se hai una dampando le... Ok, quello che abbiamo fatto prima, che abbiamo visto prima. Se il flag è su invece l'account utente, devi usare local admin su quella macchina e dampare l'hash dell'account computer dell'SAS. L'hash dell'account computer non è craccabile, ma non ti serve craccarlo, ti basta usarlo direttamente con Rubius. Ok. Sì, in entrambi i casi bisogna avere l'hash. L'unica cosa, non ho capito questo, un servizio che gira come network service o local system? Cosa si intende? Mi iscrivo oggi al tuo canale, non ti conoscevo, ma sicuramente posso imparare qualcosa. In realtà ho conoscenze basi di programmazione, più che altro legate alla creazione di videogiochi Unity. Ah, bello, dai! Io non l'ho mai usato, cioè... All'università quando ho fatto dei giochi ho usato soltanto Java perché era un corso di Java e richiedevano un gioco e credo basta, non mi ricordo più. No, ce n'era anche una... No, come giochi mi sa che soltanto quello lo abbiamo fatto con un mio collega. Sì, però non ho mai usato Unity o altre cose. So che comunque sono abbastanza complesse anche quelle, però non le ho mai fatte. Però bello, dai. Grazie che ti sei iscritto, ovviamente. Allora, Network Service o Local System sono account speciali built-in di Windows. Non sono account Active Directory, esistono solo localmente su ogni macchina. Local System è l'account più privilegiato sulla macchina locale, ha controllo totale sul sistema. Quando il servizio gira come Local System ha accesso a tutto sul PC, può leggere il registry, modificare file di sistema sulla rete, si presenta usando l'account computer della macchina. Ah, ok, perché si presenta usando l'account computer della macchina, ok. Ah, ok, quindi questi account diversi, che sono comunque account speciali di Windows, si presentano come account, questi due, come account macchina, e quindi se si crea un servizio come questi due, si dovrà usare l'account macchina per settare le impostazioni. Perché appunto quando parlano con la rete usano l'identità dell'account macchina. Ok, come vedi sotto quale account gira un servizio e ci dà questo, proviamolo. Ah sì, infatti ce lo dà, bello, molto carino. Ok, local service, ci dava anche local service, sì. Ha pochissimi privilegi locali e sulla rete si presenta come utente anonimo senza credenziali. Ok, credo perché... vedete, qui abbiamo network service. Quindi, per esempio, questi si presenteranno come la mia macchina. Con l'account macchina. Ok. C# per Unity.
Sì, sì. Io non ho... Allora, avevo iniziato a fare un corso di C# per fare un'altra cosa di sicurezza, però poi l'ho un po' mollato. Chissà, magari in futuro lo riprenderò. Era interessante, era interessante. Cioè, però no, se no non ho mai programmato in C#. Quindi c'è local system, gira come local system, account di dominio, qui gira come system. Perché un admin scegliere un account dedicato invece di quel local system? Local system ha troppi privilegi, se il servizio viene compromesso l'hackerino ha controllo totale sulla macchina. Un account dedicato come service web, con solo i permessi necessari, limita il danno in caso di compromissione e il principio del least privilege, dai al servizio solo quello di cui ha bisogno, niente di più. In pratica però molti admin usano local system o network service per comodità, non devono gestire password, rotazioni, permessi, e questo è esattamente perché in un pentest trovi spesso delegation configurate su account computer invece che su account utente dedicati. Bello, bello, mi è piaciuta quest'ultimo pezzo. E quindi è chiaro. Quindi qui per il resource based ok, il servizio specifica chi deve delegare. Se prima avevamo con era qui da qualche parte, tipo questo, che vuol dire che web service può delegare per di corp ok, ha nella lista di corp MSSQL, quindi vuol dire che se io comprometto web service posso creare un ticket per questo di corp MSSQL perché avevamo il delegate. Invece adesso con il resource based constraint il servizio specifica chi può delegare. Vediamo, ok. No, gli volevo dare il disegnino, anche prima l'abbiamo dato. Anzi. Vediamo cosa ci dice. Il problema della constraint delegation classica. Con la constraint delegation classica, chi decide chi può delegare verso cosa è sempre l'AD admin. Lui setta appunto il flag allowed to delegate to sull'account di service A dicendo puoi delegare verso service B. Questo significa che ogni volta che un team ha bisogno di configurare una delega deve aprire un ticket all'AD admin centrale e quindi non scala bene in grandi ambienti. L'idea di resource base con resource base si ribalta la logica. Non è service A che dichiara verso chi può delegare, è service B che dichiara chi può delegare verso di lui. Ah, ok, giusto. L'attributo si sposta. Constraint classica, attributo su service A. Resource based, attributo su service B. Accetto deleghe da A. Capito qual è la differenza? Con la constraint classica, appunto, posso delegare verso B. Io, servizio A, posso delegare verso B. Invece con la resource based è il contrario. B dice accetto deleghe soltanto da A, per esempio.
Ciao Mr. Trail. Scenario ipotetico, devi mettere KO una persona per rubargli il portafoglio, cosa faresti? Allora, un uomo o una donna? Perché un calcio si può sempre dare. Il problema è che io sono un po' fragilina, sono piccolina, quindi non so quanto faccia effetto. Qua siamo proprio... Quindi non lo so, non lo so. Poi adesso ci sono le pubblicità degli spray al peperoncino. Chissà, magari userei quello, non lo so. Proprio la violenza qui. Comunque, l'attributo in questione è allow to action, penso, behalf of other identity. Non lo so se un calcio poi nei bassi fondi ad una donna fa lo stesso effetto di un uomo, capito? Questo intendo. Poi dipende quanto sono alti, perché io sono piccola, non so se ci arrivo poi, capito? A dare un calcio. Poi te l'ho detto, io sono fragilina, non ho molta forza, quindi forse non avrebbe molto senso. Perché è più flessibile? Il proprietario di Service B può modificare il proprio attributo senza coinvolgere la D admin. Basta avere Generic Right o Generic Property, che sono le proprietà sugli oggetti. In un'azienda grande ogni team gestisce i propri server e può configurare autonomamente chi può delegare verso di loro. Il meccanismo Kerberos. Il flusso Service for You è identico alla constraint delegation classica, quindi facciamo Service for You to Service e poi Service for You to Proxy. La differenza è solo dove il DC va a controllare il permesso. Ok, perché ovviamente il flag è diverso, chiaro. Quindi con la constraint classica il DC controlla l'allow to delegate to su service A, quindi se ha il permesso di delegare verso B. Invece con la resource based chiede service B accetta deleghe da service A. Lo scenario di attacco. Allora, hai Generic Bright su PC Luca, non sei domain admin, sei un utente normale. Con Resource Based puoi diventare administrator su PC Luca da solo. Ok. Vediamo. Crei un computer account fasullo. Ogni utente di dominio può crearne fino a 10 di default. Ok, va bene, bello. Quindi crea usa questo PowerMed. Questo non l'ho mai usato. Non lo conoscevo questo. Ok. Quindi crea questo... No, però qui non vorrei... No, allora, no. Ok, però facciamo invece... fammi un esempio in cui io ho compromesso un servizio, il servizio A, che è presente nelle deleghe di servizio B. Ok, dice quindi che abbiamo servizio A è il web, servizio B è file e file ha appunto il web come nel suo attributo. Quindi dice verifichi la configurazione resource based su file, vedi chi può delegare verso file service, quindi fa questo. Per leggere il SID in modo leggibile, ok,
Ah, qui sì, c'è tutta sta roba. È che non la posso provare adesso sta roba. Vediamo se ce l'ho su Notion. Fatemi vedere un po'. Magari lo vediamo dagli appunti del laboratorio, perché sennò è un po' un macello. Vediamo se ce l'ho. Ah no, non c'era un... lo faccio in maniera diversa, quindi non vorrei mettere troppa roba. Però... Ok, però gli posso chiedere di fare l'esempio. Datemi un attimo. NRBCB. Perché non so bene qui, perché cioè qui prende il seed di web e service, che comunque vabbè. E poi per conferma converte il seed al nome, giusto per dire che appunto è web service. Però non capisco perché questo che gli restituisce. Ah, forse gli restituisce il... Ok, vediamo. Gli restituisce magari un seed e quindi per prendere il nome fa sta roba. E quindi che fa? Ok. E quindi lo scrive qui. Questo è un piccolo PowerShell per prendersi il seed normale. Quindi appunto se lo fa fare così e poi converte il seed nel nome, così è sicuro che appunto è web e che appunto quel servizio, file service, ha nella lista di deleghe proprio web service. E quindi dice dumpi l'hash di web service da LSAS, come abbiamo fatto prima, e ce lo prendiamo, e poi usa l'hash di web service, però l'account macchina, per impersonificare administrator nel file service. Ma stai generando o analizzando? Mi sono assentato. E in che senso? Cioè con questi comandi? No, adesso stiamo facendo il resource based, quindi noi abbiamo preso service A e vogliamo creare un ticket per un altro servizio. Però il problema qual è? Che con il resource based non è il service A ad avere delle deleghe, ma è l'altro servizio. Quindi noi dobbiamo controllare prima di tutto quali sono i servizi che ha nella lista di delegazione il servizio B. Perché il resource based
è il servizio che specifica chi può delegare. Quindi cosa succede qui? Qui siamo nel contesto in cui noi siamo nel web, però vogliamo accedere a file. Però noi dobbiamo vedere il suo attributo allow to action beal for other identity, bla bla bla. Dobbiamo vedere cosa c'è qui dentro per capire se web sta qui dentro. Se web sta qui dentro, allora noi possiamo fare un ticket per accedere a service P. Tipo un filtraggio, sì, esatto, una ricerca. E quindi questo come fa? Praticamente fa questo get domain computer file service e prende questa proprietà perché noi vogliamo questa. Però questa roba produce questa roba che è illeggibile perché sono appunto byte grezzi. Quindi per leggerlo bisogna fare in questo modo, dove praticamente qui si va a fare lo stesso comando ma lo assegna a questa variabile e poi questa variabile lo assegna qui, che non so benissimo cosa fa, adesso glielo chiederemo, e gli esce sta roba. Però vedete qui noi abbiamo soltanto il seed e non sappiamo quindi se è effettivamente web, e quindi si può convertire il seed utilizzando questo comando, così avremo il nome esatto, così sappiamo che è il suo nome. Ovviamente potremmo comunque confrontare i seed, ma è più semplice fare una conversione. Però io voglio chiedere cosa fa questo. Allora dice con new object crea una nuova istanza di una classe .NET. PowerShell può usare direttamente tutte le classi del .NET Framework, non solo i commandlet PowerShell. Poi security.accessControl.rov security descriptor è la classe .NET che rappresenta una security descriptor. Sa come leggere il formato binario delle security descriptor di Windows. Ok, sa che non è l'ora esatta per leggere sta roba. Vabbè. Ah, però ci fa un'analogia. È come avere un file PDF salvato come frequenza di byte grezzi. Da soli quei byte non significano nulla, sono solo numeri. Quando apri Adobe Reader stai facendo la stessa cosa. Passi byte grezzi ad un programma che sa interpretare il formato PDF e te lo mostra in modo leggibile. ROV Security Descriptor, questa roba, è il Adobe Reader per le security descriptor di Windows. Ma che sono queste security descriptor? Una security descriptor è una struttura dati che Windows attacca a qualsiasi oggetto securizzabile. File, cartelle, chiavi di registro, oggetti AD, processi e servizi, e che definisce chi può fare cosa su quell'oggetto. Cosa contiene? Ah, ok. Ok, quindi tipo chi possiede l'oggetto, l'owner, il proprietario, il gruppo, il DACL è la lista che definisce chi ha accesso e con quali permessi. Vabbè. Il System Access Control List, SACL, e definisce cosa viene loggato negli eventi di sicurezza di Windows. Logga ogni volta che qualcuno legge questo file, per esempio. Ok. Quindi... Ah, ok, quindi contiene queste cose e definisce appunto chi può fare cosa. Poi con l'ACL, ACE lo vedremo poi, perché sennò impazziamo. Però diciamo la cosa del resource based è che bisogna prima controllare se il server, il servizio, il server, la macchina, il computer che abbiamo compromesso sta nella lista di delega del servizio che vogliamo sfruttare, a cui vogliamo accedere, e bisogna fare sto tricchettino.
Se c'è, allora ci serve la chiave di web service, cioè la macchina in cui siamo, e soprattutto l'account macchina. E poi possiamo lanciare questo comando in cui diciamo facciamo un service for you di Rubius, in cui diciamo l'utente web service con la chiave e vogliamo impersonificare l'admin su file, e questo crea un ticket, e dopo che ha creato il ticket possiamo accedere appunto a file service. Quindi diciamo era questo. Però qui diceva sei local admin. Vediamo. Ah, giusto, ok, giusto. Perché questo va a toccare le SAS e quindi ovviamente dobbiamo essere local admin perché le SAS è protetto e solo system e gli amministratori locali possono aprirlo. Ok, quindi cioè se compromettiamo un servizio ma non siamo local admin, comunque non possiamo fare questo attacco perché non possiamo prendere la chiave dell'account. Quindi questo. Ok, diciamo più o meno ci siamo, spero, anche per voi. Però dai, più o meno dovremmo esserci. Cioè abbiamo visto le differenze, più o meno come si sfruttano, e sicuramente le vedremo nel laboratorio quando... credo dopo che leggiamo questo, dai. Credo che però la parte più brutta, secondo me, anche perché non penso ci servirà tutto. Vediamo. Però secondo me la roba della delegation era la più brutta. Che comunque secondo me capiremo meglio quando andremo a provarla. Intanto comunque io vorrei scrivermi tutte queste robe che dico, quindi magari più in là le pubblicherò da qualche parte, e però vediamo, perché comunque ci vuole un po' di tempo, però vediamo, in caso lo faccio ve lo dico. E quindi niente, questo è tutto in realtà, anche perché da quasi 3 ore che faccio robe, la testa potrebbe impazzire. No, scherzo. Oddio, tra poco sì, però dai, sono felice che abbiamo trattato queste robe. E niente, questo dai. E quindi niente, ci vedremo. Ah, ieri mi ero dimenticata, ma in realtà ci vedremo mercoledì con le live, perché sto iniziando a fare una roba nuova, non so quante ne farò, però vorrei fare delle interviste, e quindi niente, mercoledì vedrete un po' il formato, e quindi niente, ci vedremo mercoledì in caso, e spero che anche per voi è chiara sta roba. Però comunque i video rimangono comunque su YouTube sempre, quindi in caso potete tranquillamente vederli da lì, e niente, grazie a tutti per aver seguito e ci vediamo alla prossima live. Ciao.